Salve a tutti! E allora, sulla Peugeot 206 abbiamo ancora tanto da scoprire, o perlomeno ne andiamo a vedere alcuni risultati ancora di nuove lavorazioni. Per il momento andiamo a vedere che la testata già è stata finita di flussare, quindi le varie prove di flussaggio sono state fatte, le lavorazioni sono state fatte, quindi vi voglio andare poi, appena scendo la testata, andiamo ad analizzare alcune cose perché ho fatto delle valutazioni, perlomeno ancora su queste testate c'è qualcosa da ancora da andare a migliorare, o perlomeno da parte mia. Quindi voglio essere sincero che ci sono ancora delle parti da correggere e più che altro diciamo che l'80% è sul materiale che andiamo a montare o perlomeno di che cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare delle valvole sia di aspirazione o di scarico che andando a variare sia la geometria oppure anche il componente del materiale va a cambiare un po' anche le prestazioni del motore che andiamo poi a fare. Perché? Come vi ho detto o vi ho accennato in qualche altro video, volevo portarvi dei grafici su quel profilo di lettura degli ABRHM dove andavamo un po' a calcolare le perdite dovute al 16 valvole come carico molla in base a quello che andiamo a montare come componente di valvola e un po' tutto l'insieme molla, scudellino e quant'altro che bicchiere che si va a montare. Però lo faremo più avanti perché purtroppo non ho dei dati di lettura momentaneamente di andare un po' a fare delle comparazioni, quindi dovremmo avere delle idee un po' così irrisorie. Quindi voglio fare dei dati che siano reali su questo motore, proprio perché andando a caricare per un certo profilo possono variare dai 5 ai 10 cavalli anche di assorbimento come componente di carico molla. Però che cosa succede? Che da quello che andiamo a vedere ora sulle lavorazioni fatte e su quello che andiamo a vedere, il disegno della valvola sia di scarico che di aspirazione, come ho accennato in qualche altro video, va a cambiare un po' anche l'andamento della prova di flussaggio. E allora che cosa voglio fare anche più in là per i motori del 206, 106, quello che siano del Peugeot? Prima di tutto ho due testate a disposizione, quindi in una dove era rovinato lo scarico andiamo a recuperare l'aspirazione, o perlomeno farò quattro condotte e quindi poi voglio fare dei video dedicati che andrò a fare delle varie modifiche diverse per ogni sezione di condotto per vedere qual è quella più bene o male ottimale. Poi cercherò di andare un po' con le sezioni un po' più per poter usare delle cambie più spinte, quindi trovata l'impostazione giusta poi vediamo di fare alcune modifiche ancora più avanti. Per il discorso dello scarico lo stesso, dove è quella che è rovinata l'aspirazione la andiamo a sfruttare per fare delle modifiche sullo scarico, quindi qualcosa che ne andrò ad avere più avanti, al limite sezioniamo pure una testata, quindi la andiamo a tagliare per vedere un po' anche che materiale abbiamo a disposizione per poter fare delle modifiche. Però intanto su questa qua voglio dire che a livello di collettore ci sono diversi collettori che vanno a montare sulla Peugeot, però alcuni sono definiti bene, altri anche se ho aggiustato qualcosa perché andava a creare delle turbolenze, però ripeto, ci sono dei corpi farfallati dove le geometrie interne hanno dei flussi di agevolazione, altri che invece vanno a perdere e quindi cambiando tipo di collettore e di corpi farfallati ci sono dei comportamenti diversi che poi vanno a perdere o migliorare a livello di funzionalità della testata. Però per il momento ci dedichiamo soltanto alla massima funzionalità della testata perché voglio fare quelle modifiche che abbiamo detto sul tipo di lavorazione del condotto, perché andando a lavorare il condotto con un andamento più verso il basso o leggermente verso sopra il condotto, ho visto che va a modificare anche il comportamento del flusso.
Quindi questo è un comportamento che poi lo andiamo a vedere, anche se ho in mente anche un'altra modifica che vediamo se è fattibile oppure no, di andare a cambiare un po' le geometrie dei condotti, cioè uno più stretto e uno più largo, per poter fare un'altra mia idea che mi frulla un po' da tempo sulla testa. Quindi per il momento andiamo a valutare questa modifica, che le valvole devono essere configurate in un certo modo, quindi ora ve lo vado a dire, però prima andiamo ad analizzare i dati di lettura del flussaggio, però proprio per avere un'idea di quello che vado a dire, che in qualche altro video è stato riscontrato, ma lo andiamo a vedere qui. E poi una volta smontata la testata lo andiamo poi a vedere sulla valvola stessa qual è quella modifica. Per il momento dico soltanto da montare delle valvole speciali, perché ripeto, sia l'aspirazione o lo scarico con le valvole di serie hanno un limite fino a un certo numero di giri del motore. Quindi per andare più spinti a livello di potenza del motore dobbiamo per forza cambiare le valvole, proprio perché le geometrie sia sulla testa della valvola che all'interno della valvola stessa vanno a cambiare il comportamento in miglioramento sia sull'aspirazione che sullo scarico. E lo andiamo a vedere sia dai grafici di lettura, che sono leggermente diversi da testata a testata. E quindi un'altra cosa che voglio fare qual è? Quando avrò trovato le geometrie delle valvole con il comportamento giusto, al limite adatterò qualche altra valvola di qualche altro motore, quindi andando a tornire, facendo le giuste lavorazioni, e li lascerò come dime per poter fare sempre quei confronti della testata, che un po' a livello di comportamento delle testate possiamo vedere poi quando andremo a trovare la giusta geometria a livello anche di direzione o di sezione. Lo andremo a fare sempre con quel tipo di valvola, proprio perché a me mi serve per avere sempre quel riscontro ottimale, ma anche per voi stesso andarvi a dire o a consigliare quale tipo di valvola andare a montare, ok? Quindi lo andiamo a vedere appena avrò fatto vedere un po' la testa. E allora iniziamo col vedere i dati, i risultati della prova, quella originale, cioè la prova del condotto senza lavorato. Se andiamo a vedere, questa è un po' tutta la curva della prova di flussaggio. Se la andiamo a confrontare velocemente con quella poi lavorata, vedete come va a cambiare un po' il profilo dell'andamento della curva, quindi come portata. Però su questo qua, ripeto, ancora ci sarebbe un leggero guadagno proprio sull'andamento della valvola stessa, perché va a cambiare un po' la geometria interna della valvola, un po' va a migliorare anche come uscita anche di dati. Da questo ho valutato pure che andando a aumentare di sezione di valvola come diametro, un leggero guadagno c'è anche per una velocità di flusso dentro la camera. Se andiamo a vedere un po' i dati sull'aspirazione, se andiamo a vedere l'andamento, questa curva blu è il condotto con la testata originale senza lavorata. Vedete, questa è la portata che andiamo ad avere circa come andamento qui della lavorazione in CFM. Ci avviciniamo qua 159, 160 sull'aspirazione iniziale, poi sull'andamento finale andiamo ad avere 190 CFM, quindi andiamo ad avere un guadagno di 30 CFM. E come ripeto, questi guadagni qua bene o male vanno ad avere sul motore più o meno quasi in cavalli, se andiamo un po' ad avere un confronto del materiale che andiamo ad avere, quindi possiamo avere da 200 cavalli, 210, 220 con questi dati di flussaggio sulla testata, poi sempre da valutare su quale albero a camme andiamo a montare. Però i dati sono questi, vedete la differenza della curva che andiamo ad avere sulla prova di flussaggio originale e quella lavorata. Però le geometrie della valvola, sia all'interno che all'esterno della valvola, vi faccio vedere cosa va a cambiare
come riferimento posso adottare soltanto lo scarico per adesso, ma è dovuto proprio a un andamento della valvola di aspirazione geometricamente come sul piatto della valvola. Quindi vi faccio vedere un po' il comportamento che andiamo ad avere. In teoria sullo scarico andiamo ad avere questo tipo di grafico. Quindi dall'originale che andiamo ad avere, questo è stato fatto un confronto però con una valvola speciale a scarico lavorato con una valvola originale, e questa è un po' la differenza che abbiamo avuto su una testata, proprio perché sulla valvola speciale va a incidere sia sulle basse aperture anche sulla portata massima, proprio perché va a migliorare l'entrata dentro il condotto a livello di flusso. E da questo comportamento però, su quello che io ho fatto una prova di flussaggio sullo scarico su questa testata, vediamo che abbiamo un andamento anomalo sullo scarico, quindi con dei salti di alti e bassi un po', e anche come portata anche nelle basse aperture. Normalmente avremmo avuto un grafico che andrebbe a arrivare in questo punto qua alle basse aperture, per poi avere un andamento lineare come in questo caso. Però questi salti che sono un po', vedete, intanto sono due curve di flussaggio, una che la andiamo a togliere era quella iniziale, poi ho dato un aggiustaggio e andiamo a migliorato nelle basse aperture dove il punto è un po' più veloce, e poi sull'andamento anche con qualche perdita qua, ma l'abbiamo avuto un po' più uniforme. Però questo andamento su e giù l'andiamo ad avere prima per un comportamento della valvola che è originale, e poi un altro comportamento è dovuto alla valvola di aspirazione, però quello lo andiamo a vedere ora appena vado a smontare la testata e andiamo a valutare la geometria della valvola stessa. Quindi questo è un po' quello che va a perdere sullo scarico. Per questo dico sempre di fare di montare delle valvole speciali, specialmente che abbiano la testa piatta di sopra, proprio perché quelle configurazioni di alleggerimento che ci sono fatte originalmente vanno bene fino a un certo numero di giri di motore, e specialmente per una coppia più bassa del motore, e anche come andare a sfruttare le camme originali. E allora eccoci qui con la testata smontata. Quello che volevo fare comprendere un po', vedete un po' qui le valvole originali che hanno questo diametro interno come alleggerimento anche sulle valvole stesse. Vedete qui un po' la geometria della valvola originale. Va a cambiare l'interno, è quella che un po' che ci va a disturbare di meno all'interno, ma l'esterno più che altro questa va a comportare un flusso anomalo più che altro come andamento sull'andamento dello scarico. Quindi quei picchi che abbiamo avuto sulla prova di flussaggio dello scarico non sono altro che dovuto più alla valvola di aspirazione come conformazione, perché il flusso, cioè la depressione che va a creare sullo scarico, quindi il flusso che lambisce prima la parte dell'aspirazione, poi va sullo scarico e va a trovare pure questo gradino come forma sulla valvola di scarico, non fa altro che andare a disturbare quel comportamento di flusso all'uscita qui del passaggio del condotto dello scarico. Anche perché, ripeto, bene o male qui siamo sempre con quell'andamento di quelle testate che abbiamo fatto di volta in volta, quindi l'andamento, le geometrie interne come passaggio ottimale siamo quelli. Un'altra cosa che sarà modo anche di studiare più avanti, proprio perché se andate un po' a vedere sui condotti originali hanno delle conformazioni sia sulla passaggio interno sulla parte del condotto qui nella curva stretta, ma anche qui della curvatura della valvola del condotto, che sono all'originale, hanno dei gradini che non è che dovremmo andarlo a togliere proprio tutti, proprio perché
lavorando sia da una parte oppure dall'altro lato, ho visto che va a incidere molto sul miglioramento poi finale. Questo sarà un punto di studio di evoluzione poi più avanti, proprio perché, ripeto, su ogni testata c'è da dedicare tanto e tanto tempo proprio di sviluppo a livello anche di lavorazione come miglioramento. Ma prima su questo andiamo a vedere che le valvole, come ripeto, proprio sull'aspirazione obbligatoriamente devono essere piatte, proprio per non creare disturbi sullo scarico. Invece sullo scarico dobbiamo evitare di montare queste sagomate sull'originale, ma essere, come ho ripetuto in diversi video, con una parte bassa qui, quindi eliminare questa curvatura che potrebbe sì agevolare lo scarico, ma non va a incidere nemmeno a migliorare l'andamento dello scarico. Anzi, quello che andiamo a fare sul collettore, cioè sul condotto della testata, se non abbiamo questo miglioramento della valvola, va a incidere poco. E ripeto, poi ci sarebbero altri studi da portare avanti come geometrie di testate, ma ripeto, ho a disposizione diverse testate e andando a vedere un po' anche quel foglio che abbiamo l'altra volta anche fatto, possiamo vedere di come poter andare a lavorare. Vedete qui l'andamento del collettore, quindi incidere anche su questa inclinazione del corpo farfallato, quindi andando di qualche grado su o in giù, se andrebbe un po' a migliorare il condotto. Ma quello che è importante è sia l'impostazione della valvola di scarico che dell'aspirazione qui a livello della camera, e poi, siccome il flusso va a tendere a prendere una certa direzione, valutare se quella direzione rispetto a un'altra a livello di percentuale poi finale va a migliorare sia andando a lavorare da una parte oppure dall'altro lato. Però questo, ripeto, richiede un po' di lavoro e cercheremo poi più avanti di portarla anche a termine, andando, vediamo, a sezionare qualche testata, visto che ne ho qualcuna a disposizione. Il discorso poi del miglioramento che abbiamo avuto sul condotto del corpo farfallato, ripeto, di questi ci sono diverse versioni e un po' all'interno vanno a lavorare bene, quindi c'è chi si comporta bene, c'è chi si comporta male. A livello anche di geometria, di fusione che sono fatte con delle forme un po' più ovale o con delle sezioni più ristrette in qualche punto rispetto a qualche altro, proprio per compensare un po' anche l'erogazione del motore come andamento di coppia e di sfruttamento del motore. Però, ripeto, questo lo andiamo ad analizzare anche più avanti su altri motori, proprio perché di diverse conformazioni di corpi farfallate vanno a incidere anche sul comportamento finale. Però dobbiamo avere l'opportunità di avere qualche altro confronto a livello di comportamento vero e proprio. Però su questo intanto ho dovuto togliere come lavorazione quei riflussi, quelle cadute di velocità che andava a comportare, anche se poi da un certo punto di vista l'andamento poi come portata lo va a determinare un po' una sezione interna del corpo farfallato che in base poi al livello di struttura di materiale e come spessore non è sempre che si può andare a togliere tutto quel materiale per poterlo andare a ripristinare. Però intanto abbiamo fatto questo di miglioramento.